quali sono gli errori più comuni commessi da chi sta imparando l'italiano e anche da qualche italiano con gli aggettivi? Lo scopriremo in questo video. Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Innanzitutto, cos'è un aggettivo? È una parola, più precisamente una parte variabile del discorso, che si riferisce a un nome e lo determina o ne specifica caratteristiche, proprietà. Un cane nero, una casa grande, una battuta divertente. Siccome gli aggettivi sono qualcosa che si impara sin dal livello principiante, si pensa che si tratti di un argomento estremamente facile, però in realtà non è così. Cominciamo subito con gli aggettivi femminili che terminano in cia o gia, come liscia, fradicia, grigia. L'errore più frequente che questi aggettivi causano riguarda la forma scritta per la formazione del plurale, e cioè il plurale di questi aggettivi in cia o gia mantiene la i o la perde. Mi spiego meglio. Maglia grigia. Ok, e il plurale come sarà? Maglie grigie. Va bene, ma si scrive con la i, grigie, o senza la i? Superficie liscia. Al plurale sarà superfici lisce. Ma qual è la forma scritta corretta? Con o senza la i? Molti, anche gli italiani, vanno un po' a caso e qualche volta aggiungono la i, qualche volta no. In realtà però ci sono delle regole specifiche, è bene saperle. Tutto dipende dalla lettera che precede cia o gia. Se si tratta di una vocale, come in fradicia, grigia, allora la i si mantiene anche al plurale, diventando fradice, grigie con i. Se invece si tratta di una consonante, come in liscia o saggia, allora al plurale la i si perde. Avremo quindi lisce, sagge, così, senza la i. Errori molto frequenti con gli aggettivi riguardano la concordanza. Gli aggettivi qualificativi devono concordare sia in genere che in numero con il sostantivo che accompagnano. E fin qui tutto chiaro. Ma questo spesso causa dei problemi. Vediamo i più comuni. Innanzitutto, dovete tenere a mente che la concordanza per genere e numero in italiano tra aggettivo e nome non implica necessariamente che questi due debbano avere la stessa desinenza finale. E a questo proposito, la categoria più complessa riguarda quei nomi e quegli aggettivi che terminano nella forma base in e, che possono essere sia maschili che femminili, al singolare e anche al plurale in i. Sono proprio questi che creano un po' di difficoltà qualche volta con la concordanza, quindi in caso di dubbio vi consiglio sempre di consultare il dizionario e vedere la forma base. Errori comuni sono per esempio le case grande, perché si vuole concordare anche la desinenza finale, il libro tristo, le ragazze intelligente e così via. Quindi attenzione, perché in realtà per questi esempi le forme corrette sarebbero le case grandi, il libro triste, le ragazze intelligenti. Un altro problema abbastanza frequente riguarda un singolo aggettivo, l'aggettivo incinta, che molti non concordano al plurale, però incinta ha il suo plurale. Quindi non parleremo di donne incinta, ma di donne incinte. Facile. Un altro errore molto comune riguarda gli aggettivi in ista, soprattutto su come concordarli al maschile. Per esempio, altruista. Una donna altruista. Va bene. E un uomo? Spesso si tende a dire cose come un uomo altruisto. No. Un uomo altruista, perché la regola vuole che gli aggettivi che terminano in ista
rimangano invariati al singolare per genere, quindi maschile e femminile saranno uguali, ista. Invece questi aggettivi cambieranno al plurale, quindi per molti uomini avremo altruisti, per molte donne avremo altruiste. Altra cosa che genera sempre molta confusione. Quando un aggettivo si riferisce a più di un nome e questi hanno generi diversi, alcuni maschili e altri femminili, cosa bisogna fare? Come si concorda questo aggettivo? Dunque, ci sono due cose da fare. Se si tratta di persone, è grammaticalmente corretto utilizzare direttamente il maschile plurale. La mamma e il papà di Giorgio sono simpatici. Se invece si tratta di cose, normalmente andrebbe comunque concordato al maschile plurale. Un armadio e 2 sedie neri. Ma se l'ultimo nome della serie, dell'elenco, è femminile plurale, allora l'aggettivo può anche essere concordato al femminile plurale. Un armadio e 2 sedie nere. È una questione di scelte, di stile personale. Prossimo errore riguarda gli aggettivi che si riferiscono a nomi collettivi, e cioè nomi che sono singolari ma che indicano tante cose, un gruppo di cose, di animali, di persone, come squadra, folla, gente, famiglia, gregge, gruppo. Gli aggettivi che fanno riferimento a questi nomi devono essere singolari o plurali? Molto molto facile. Un aggettivo che fa riferimento a un nome collettivo deve essere concordato al singolare, perché il nome è singolare. Una folla furiosa, una famiglia felice e così via. Altri errori possono riguardare l'ortografia, cioè qualche aggettivo può creare confusione per quanto riguarda la sua forma scritta. Molti errori riguardano la famosa I, con o senza I. Per esempio, ingegnoso si scrive senza la I. Stessa cosa per prescelto e scemo, mentre cosciente e scientifico si scrivono con la I. Attenzione poi a cieco, perché questo aggettivo con o senza I cambia il suo significato. Cieco con I indica una persona non vedente. Cieco senza I indica un abitante della Repubblica Ceca. Con C o con Q, innocuo si scrive con la C, proprio come proficuo. Iniquo, invece, si scrive con la Q. Mentre, ricordate, si scrivono con CQ insieme tutti gli aggettivi che in qualche modo derivano, hanno a che fare con acqua, acquoso, acquatico e così via. Altri aggettivi che creano un po' di confusione e che vanno tenuti a mente. Cerebrale si scrive con la R e non con la L. Cerebrale. Si scrive meteorologico e non meteorologico. Meteorologico. Un'altra cosa che crea spesso un po' di confusione è la posizione dell'aggettivo. Di solito l'italiano non è troppo rigido per quanto riguarda la posizione di un aggettivo. Lo si può mettere prima o dopo un nome, senza cambiarne il significato. Ma ci sono alcuni aggettivi in particolare che invece cambiano il significato se messi prima o dopo il nome. I più comuni sono alto, un alto dirigente è un dirigente che ricopre una carica di livello superiore, ma non è lo stesso di un dirigente alto, che invece è un dirigente alto di statura, non basso. Vecchio, un vecchio amico è un amico che conosco da molto tempo e non è lo stesso di un amico vecchio, che invece è un amico di età avanzata. Nuovo, un'auto nuova è un'automobile appena uscita di fabbrica, non usata, e non è lo stesso di una nuova auto, cioè io avevo già un'auto e ne ho semplicemente comprata un'altra.
in più. Grande. Un grande uomo è un uomo che possiede grande valore come persona, che merita che gli si porti rispetto, ma non è lo stesso di un uomo grande, e cioè un uomo più alto o robusto rispetto alla media. Altri aggettivi che creano un po' di confusione sono aggettivi come troppo, molto, tanto. Per esempio, si dice troppo pochi o troppi pochi? Si dice molto bella o molta bella? I miei libri sono troppo pochi. I miei libri sono troppi pochi. Quale delle due forme è corretta? Ebbene, in queste frasi troppo accompagna un aggettivo, perciò è un avverbio e in quanto avverbio rimane invariato, a prescindere dal genere e dal numero dell'aggettivo che accompagna. Quindi la forma corretta è: i miei libri sono troppo pochi. Se invece troppo accompagna un sostantivo, in quel caso si tratta di un aggettivo, non più di un avverbio, e quindi andrebbe concordato in genere e in numero con il sostantivo che accompagna, variando la propria desinenza. I miei libri sono troppi, perché si riferisce a libri. E la stessa cosa si può dire per molto e tanto. La casa è molto bella. Questa è la forma corretta, e non la casa è molta bella. Un altro errore abbastanza ricorrente è quello di fraintendere il significato di alcuni aggettivi a causa della loro forma, perché ci sono degli aggettivi che apparentemente sembra che derivino da una parola, ma in realtà non c'entrano nulla con quella parola e derivano da qualcosa di completamente diverso, e quindi il loro significato è completamente diverso rispetto a quello che pensavamo. È il caso per esempio di cinofilo, che non ha niente a che fare con il cinema, come invece si potrebbe pensare, ma è invece collegato ai cani. Fragrante non ha niente a che fare con le fragole, ma indica qualcosa che sprigiona un profumo gradevole, intenso. Accattivante non ha niente a che fare con cattivo, ma indica invece qualcosa di attraente, che suscita interesse, simpatia. Appagato non ha niente a che fare con pagare, ma indica semplicemente qualcuno che è soddisfatto. E così via. Quindi fate molta attenzione, nel dubbio consultate il vocabolario. Altri errori molto frequenti riguardano comparativi e superlativi, perché ci sono alcuni aggettivi in italiano che sono un po' particolari, sono delle eccezioni e hanno comparativi e superlativi irregolari. Quindi forme come per esempio più migliore sono sbagliate. Migliore in particolare è già comparativo di maggioranza dell'aggettivo buono, quindi non bisogna aggiungerci ancora un più. Stessa cosa per il suo opposto, non si dice più peggiore, ma solo peggiore. Ma in realtà questi sono solo forse quelli più comuni, però ce ne sono molti altri che si comportano nello stesso modo e che quindi hanno, come dicevo prima, comparativi e superlativi irregolari. Ma di questo ve ne parlo proprio in un video dedicato a comparativi e superlativi, che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vuoi fare lezioni individuali online con insegnanti madrelingua qualificati? I nostri insegnanti sono disponibili tutti i giorni, dalla mattina alla sera, anche il sabato e la domenica, per offrirti lezioni individuali fatte su misura per te, a partire da 12 euro all'ora. Acquista il tuo corso di italiano intensivo e fai lezione nel giorno e all'ora che preferisci. Prenota le tue lezioni sul nostro sito lernamo.com utilizzando questo link. Bene, quindi cosa pensate di questo video? Spero che vi sia stato d'aiuto, fatemelo sapere nei commenti se è stato così, lasciatemi anche un mi piace se infatti vi ha aiutato.
e scrivetemi nei commenti anche una bella frase, mi raccomando, utilizzando tanti aggettivi ma nelle forme corrette. Detto questo, io vi ricordo che se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito learnam.com, dove trovate tutti i nostri articoli, in più ci sono anche gli esercizi automatici. Non dimenticate anche di seguire Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi alla newsletter di Learnamo e al nostro canale YouTube. Con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.